nascette questa nobile fantina che tutti i membri ben formati aveva, ma la boccuzza sua sì piccolina che Popigno de Ziza nullo ne capea. Donna nissuna fosse la vicina lactar per alcun modo la possea, et spremer bisognava intro la bocca lo lacte delle zize a gotta a gotta. Isabella del Balzo nasce in Puglia, a Minervino Murge, il 24 giugno 1465, nel castello fondato dai Normanni 4 secoli prima. Le ragioni sono legate a questioni di eredità. Nel 1454, con la morte di Gabriele Orsini, duca di Venosa e barone di Minervino, la città fu ereditata da Maria Donata, figlia di quest'ultimo. La nobildonna, che 3 anni prima aveva sposato il duca d'Andria, Pirro del Balzo, portò così in dote, oltre al ducato di Venosa e numerosi altri feudi, anche la città di Minervino. Da questa unione nasceranno 5 figli, tra cui Isabella. Ancora in giovane età, la bellissima Isabella venne promessa sposa all'ultimo dei figli legittimi di Re Ferrante d'Aragona, il principe Francesco. Era un'unione strategica, voluta dalla diplomazia aragonese per assicurare alla corona la fedeltà del padre di lei, Pirro del Balzo, che aveva avuto un ruolo attivo nella congiura dei baroni contro Re Ferrante. Inoltre il matrimonio fra i due avrebbe garantito agli aragonesi di incamerare i cospicui feudi del duca Pirro. Ma la sorte iniziò ben presto ad infliggere alla giovane Isabella i primi colpi di una lunga serie che costellarono tutta la sua vita. Ad appena 3 anni dal fidanzamento, infatti, il suo promesso sposo morirà per una malattia fulminante. Era il 26 ottobre 1486. Fu così che, secondo quanto previsto dal contratto di matrimonio, Isabella sposò il fratello di Francesco, Federico. Peraltro quest'ultimo, di 10 anni maggiore d'età di Francesco, era già vedovo di Anna di Savoia, nipote del re di Francia Luigi XI, da cui aveva avuto anche una figlia, Carlotta d'Aragona. Le nozze tra Isabella e Federico verranno solennemente celebrate ad Andria, feudo della famiglia della sposa, il 28 novembre 1487. Purtroppo in quell'occasione il padre di lei, Pirro del Balzo, non poté presenziare, in quanto incarcerato in Castelnuovo a Napoli fin dal 4 luglio del 1487, assieme ad altri baroni, con l'accusa di cospirazione contro il re Ferrante, suo consuocero. Da quella prigione Pirro non uscirà più vivo. Secondo una cronaca fu gettato in mare con gli altri congiurati e fatto affogare il 25 dicembre 1490. Alla nascita del primogenito Ferrando faranno seguito quelle di Isabella e di Giulia, ma mentre il marito si stabilirà prevalentemente a Napoli, lei continuerà a vivere in Puglia, nei suoi possedimenti feudali. Nel 1495 la ritroviamo presso i suoi feudi salentini. Dopo aver risieduto per un anno a Lecce, partirà per Carpignano nel 1496. Qui, il 12 ottobre di quello stesso anno, verrà raggiunta dalla notizia che il giovane re ferrandino, succeduto solo l'anno prima a re Alfonso II, era a sua volta deceduto, il 7 ottobre, a causa di una malattia fulminante e che suo marito Federico, nonché zio di Ferrandino, ora sedeva sul trono di Napoli. Isabella, in altri termini, era diventata una regina. In alcune lettere, suo marito le raccomandava di partire per Barletta, potente a piazzaforte e fedele alla corona, in cui l'avrebbe raggiunta. Lettere venne in questo alla regina, che in tutto ben in ordine se metta, che alla seconda lettera faza stima andare a far la stanzia in Barletta, perché sua maestà là si avvicina, in pochi giorni per vider si aspetta. Questa tal nova fo alla corte grata, e più alla regina che l'ha desiata. Isabella farà così ritorno a Lecce e da qui ripartirà l'11 maggio 1497, dopo l'arrivo di Galeotto Carafa e di sua moglie Vittoria, cugina di Isabella, che erano stati inviati dal re ad organizzare la partenza per Barletta. Isabella vi giungerà domenica 11 giugno 1497. Qui risiederà per circa 4 mesi con la sua piccola corte in attesa del re.
Ma come vedremo, anche in questo caso la sorte aveva in serbo per lei ben altri piani. La regina col suo corteo entrò a Barletta da Porta San Leonardo, accolta con grandissimo giubilo dalla popolazione di una delle città più filo-aragonesi del regno. Quest'ultima, memore dei grandi privilegi ricevuti dal re Ferrante nel 1459 per aver ospitato la sua incoronazione, auspicava di poter nuovamente divenire sede di un simile storico evento. Già l'anno precedente, infatti, gli amministratori della città, giunta la notizia della morte di Ferdinando II, avevano invitato Federico ad incoronarsi a Barletta. D'altra parte, le intenzioni del re sembravano inizialmente andare proprio in questa direzione, come denuncia la significativa tempistica del programmato incontro con Isabella, proprio in questa città. Apertamente di questa opinione è peraltro lo storico Salvatore Fodale, autore di un dettagliato articolo su Isabella del Balzo, che compare nel dizionario biografico degli italiani della Treccani. Aggiungasi che tale circostanza la ritroviamo in realtà palesemente riportata anche nell'opera Coeva ai fatti da cui abbiamo tratto i versi in volgare d'epoca citati e di cui parleremo più diffusamente di seguito. In essa, in descrizione dell'ingresso del corteo della regina Barletta, viene riportato: gridando tutti Ferro e Tarragona, Federico, Isabella, Duca e Ferrante, Balzo e Regina, nello ciel s'intona. Oh Dio, che a Barletta se corona. Questa regina, diva infra le sante, ognun pregava che lo re Federico a Barletta se coronasse una cum sico. Ma l'instabilità del regno e la necessità di farvi costantemente fronte faranno evidentemente cambiare idea al monarca. Aggiungasi che la stessa richiesta fatta dai barlettani pervenne all'aragonese anche dagli amministratori napoletani, desiderosi di poter ricevere l'onore e i privilegi derivanti da un simile evento. Ma il re, per ragioni di sicurezza, decise di farsi incoronare a Capua. Questa soluzione gli garantiva una sede dell'evento non troppo distante dalla capitale ed al contempo sufficientemente lontana da consentire una migliore gestione delle tensioni baronali e delle forti influenze popolari napoletane. Senza contare che in quella città, dal 10 giugno 1497, iniziò a diffondersi un morbo non meglio identificato, che stava mietendo numerosissime vittime, e da cui si aggiunse per di più quello pestilenziale. Quest'ultimo, molto probabilmente, iniziò di lì a poco a far capolino anche a Barletta, che ne sarà duramente colpita nei mesi successivi, al punto da indurre l'amministrazione pubblica ad affrontare un costoso restauro della chiesa di San Cataldo a scopo devozionale e propiziatorio, ovvero al solo fine di scongiurare il permanere del mortifero morbo pestilenziale. A tramandarne il ricordo una lapide, visibile ancora oggi sotto il campanile a vela della chiesa, con data 1498. Purtroppo però la peste, che miete numerose vittime, perdurerà per diversi anni. Superato il varco di San Leonardo, il corteo regale si diresse alla chiesa del Santo Sepolcro e dopo aver ringraziato e pregato la preziosa reliquia del Sacro Legno della Croce, raggiunse il castello, che diventerà la residenza ufficiale di Isabella lungo tutta la sua permanenza a Barletta. La gloria fe Barletta quando entrara, rappresentando cose varie in strata. De quella digna scaramuzza data ad un castello, e lo angelo scontrara. De li baroni venne a visitarla, della dispota e lo bel marchese. E con Gurello e Mario in latin parola, e como e qual la coronazione intese, del re e degli baron che tanto ornarla. Le terre alla regina e il re concese. Molte delle notizie su Isabella ci pervengono da un letterato pugliese aggregato alla sua corte, che in virtù della sua privilegiata posizione di testimone oculare ci fornisce dettagliate informazioni di prima mano. Si tratta di Rogeri di Pacienza da Nardò. Suoi erano, peraltro, i versi che abbiamo ascoltato in apertura e gli ultimi che descrivono l'ingresso di Isabella a Barletta, tutti estratti dall'opera intitolata Lo Balzino. Il poema, scritto tra il 1497 e il 1498, narra, come recita la didascalia introduttiva,
la origine e discesa dell'inclita e felicissima casa del Balzo e della vita con l'avversa e prospera fortuna della serenissima signora nostra diva Isabella del Balzo, nuova regina del Regno di Sicilia. Sebbene ascrivibile essenzialmente al classico filone letterario cortigiano, dalle evidenti finalità encomiastiche, l'opera, che l'autore dedica ad Antonia del Balzo, sorella di Isabella, fonde lo stile del cantare col racconto odeporico, strutturandosi su puntuali elementi cronachistici. Occorre comunque precisare che la descrizione di Isabella, quale modello di virtù morale e di fede religiosa, proposta dal poeta pugliese, ha trovato in realtà altri riscontri, non ultima la menzione fatta dal grande Baldassarre Castiglione, umanista, letterato e diplomatico, nel suo famoso libro del Cortegiano. Qui Isabella viene rappresentata quale luminoso esempio di donna regina, per l'energia e la grande dignità con cui seppe sopportare le ristrettezze economiche e la sorte infausta che il fato le aveva riservato. Il 23 settembre 1497 Isabella lascia Barletta e si dirige verso Napoli, nella speranza di incontrare finalmente il re. Giungerà nella capitale il 16 ottobre, ma ancora una volta non poté abbracciare il suo amato consorte, partito poco prima repentinamente per combattere il principe di Salerno. Finalmente i due coniugi poterono riabbracciarsi al ritorno di Federico, il 16 febbraio 1498. Nel 1501, travolto dal conflitto franco-aragonese per il possesso del Regno di Napoli, il sovrano venne deposto. Così, alla fine di quell'anno, Federico raggiunse la corte del re di Francia, Luigi XII, il quale, in cambio della sua rinuncia a ogni diritto sul trono di Napoli, gli concesse la contea del Maine, dove l'aragonese si insediò nel marzo 1503. Isabella seguì il marito nell'esilio francese, portando con sé i giovani figli, l'ultimo dei quali, Cesare, nacque proprio nel 1501, anno della deposizione. Purtroppo però i dispiaceri ebbero la meglio sulla tempra del re, che morì il 9 novembre 1504. Dopo la morte del marito, a soli 53 anni, la vita di Isabella precipitò ancor più in un vortice di eventi negativi. All'inizio della sua vedovanza continuò a vivere nella città in cui risiedeva con la sua famiglia, a Tours, sebbene tra molte difficoltà economiche che iniziarono a peggiorare dopo che a settembre del 1503 si era sviluppato un terribile incendio nella sua residenza. Al fine di superare le difficoltà e provvedere al mantenimento di 4 dei 5 figli, essendo il primogenito Ferdinando tenuto prigioniero in Spagna, fu costretta a continuare la vendita, iniziata dal marito, di parte della cospicua biblioteca di famiglia. Infine, dopo il 1504, dovette fare ritorno in Italia, dovendo a vivere prima a Sabbioneta, quindi a Ferrara presso gli Estensi. In questa città, fino al 1493, aveva risieduto la sua potente cognata, Eleonora d'Aragona, consorte del duca Ercole d'Este. Purtroppo anche qui, nonostante le parentele di così alto lignaggio, perdurarono le ristrettezze economiche e addirittura durante il carnevale del 1513 corse persino pericolo di morte. Negli anni seguenti, inoltre, con ancor più accanimento, la sorte le sottrarrà i 2 figli più giovani, Alfonso nel 1515 e Cesare nel 1520. Isabella finirà i suoi ultimi anni a Ferrara, dove all'alba del 3 maggio del 1533 venne trovata esanime ai piedi di un crocifisso nella sua residenza del Palazzo di San Francesco, dopo una lunga agonia durata 18 giorni. La sfortunata regina venne sepolta nella chiesa di Santa Caterina in Roversella, secondo le sue stesse disposizioni. Il feretro venne accompagnato dal duca e dal clero della città con grandi onori, quali si addicono ad una sovrana. Al corteo funebre si unirono i confratelli dell'oratorio della Santissima Annunziata, preceduti dal loro stendardo di velluto nero, ricamato d'argento, con la raffigurazione di un enorme scheletro e da 2 cavalli bardati fino a terra, vestiti da scheletri. Purtroppo, anche la sede scelta, quale ultima dimora dalla stessa Isabella, ovvero la chiesa di Santa Caterina, non ebbe miglior sorte della sovrana. L'annesso convento, infatti, fu soppresso nel 1796 con le leggi napoleoniche e chiuso. Venne in seguito trasformato in edificio scolastico, di cui la piccola chiesa è divenuta palestra. Ad ogni modo, fin dalla soppressione del convento, della tomba di Isabella si persero le tracce, compresa la bella epigrafe in latino a caratteri dorati.